Ciao ragazzi, oggi parliamo di Casey Viator, grande atleta della Golden Era, ragazzo prodigio famoso per essere stato il più giovane atleta di sempre a vincere il titolo di Mister America AAU, primato che ottenne nel 1971 a soli 19 anni, ed uno dei principali interpreti della rivoluzione scatenata dall'introduzione dell'allenamento ad alta intensità, l'approccio ideato e promosso dall'eccentrico e geniale Arthur Jones negli anni 70 e splendidamente interpretato da campioni del calibro di Casey Viator e dei fratelli Menzer, Mike e Ray. In particolare ricordiamo Casey come il protagonista del famoso Esperimento Colorado, un test sponsorizzato da Arthur Jones che vide Viator, dopo un periodo di inattività e dimagrimento forzato, ricostruire oltre 28 kg di muscoli in soli 28 giorni, durante i quali eseguì un totale di 12 sedute di allenamento da mezz'ora l'una, a dimostrazione dell'efficacia degli allenamenti ad alta intensità, basati sui concetti di breve, intenso e infrequente. Uno studio condotto in collaborazione con il Dipartimento di Educazione Fisica dell'Università del Colorado, che è diventato un po' il manifesto del movimento dell'allenamento ad alta intensità e che scatena ancora oggi accese discussioni fra gli appassionati e gli esperti del settore. Oltre allo sviluppo fisico, di Viator stupiva la forza e l'incredibile capacità di soffrire sotto i pesi, come nessun altro, tanto che lo stesso Arthur Jones affermò che nemmeno il mitico Sergio Oliva fu in grado di tenere testa a Casey in allenamento. Ma la traccia lasciata da Viator va oltre l'Elite Training. Lo ricordiamo come compagno di allenamento di Mike Mentzer e atleta IFBB di punta nei primi anni '80, con 3 vittorie in gare sul circuito pro e un brillante terzo posto ottenuto al Mister Olympia del 1982, alle spalle di Chris Dickerson e Frank Zane. Lasciata la carriera agonistica per la sua divergenza di vedute con la federazione e i giudici di gara, Casey ha messo a frutto la sua grande esperienza nel settore per avviare una fiorente attività di personal training e coaching, fino al giorno della sua improvvisa scomparsa, avvenuta, ironia della sorte, il 4 settembre del 2013, proprio nel giorno del suo 62esimo compleanno. Oggi ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Casey Viator nasce il 4 settembre 1951 nella zona di New Iberia, in Louisiana. Sportivo sin da bambino, Casey comincia ad allenarsi con i pesi intorno ai 13 anni, incoraggiato da uno zio appassionato di sollevamento pesi. Casey si trova a suo agio nell'allenamento con i pesi, è più forte dei suoi coetanei, è un duro lavoratore e progredisce rapidamente. Dopo un periodo iniziale con il sollevamento pesi olimpico, non soddisfatto del suo sviluppo fisico, decide di lavorare di più sui muscoli del petto e del dorso, aggiungendo alla sua routine movimenti come distensioni su panca piana, dip alle parallele, pull-ups e rematore con bilanciere, una transizione che in breve lo porterà a lasciare le alzate olimpiche per dedicarsi completamente al bodybuilding. I brillanti risultati ottenuti in palestra lo motivano a continuare gli allenamenti e ad avvicinarsi al mondo delle competizioni. Nel 1968, dopo 4 anni di allenamento, il 17enne Casey Viator esordisce sul palco del Mister Louisiana, aggiudicandosi il primo posto. L'anno seguente è sesto al Mister America AAU Teenager. È solo l'inizio della sua rapidissima escalation ai vertici delle classifiche della AAU. Nel 1970 vince il titolo di Mister America Teenager ed è terzo al Mister America, dove si aggiudica anche il titolo di atleta più muscoloso. È proprio il Mister America AAU del 1970 l'occasione nella quale Casey ha modo di incontrare e conoscere Arthur Jones, che, impressionato dal suo grande potenziale atletico, gli suggerisce di ridurre il volume e la frequenza del suo allenamento in palestra e focalizzarsi piuttosto sull'aumentare l'intensità delle serie degli esercizi. Ricordiamo che a quel tempo Casey si allenava 5-6 giorni a settimana per circa 3 ore al giorno, eseguendo oltre 30 serie per gruppo muscolare. Il giovane Casey, allora 18enne, si lascia convincere dalla carismatica e autorevole personalità di Jones e, per i 12 mesi seguenti, in preparazione per il Mister America AAU del 1971, si allenerà solo 3 volte a settimana, a giorni alterni, con una routine full body nella quale eseguiva 3-4 esercizi per 2-3 serie da 20 ripetizioni ciascuno per ogni gruppo muscolare, in sessioni di lavoro che duravano circa 2 ore. Il fisico di Casey risponde bene a questa nuova routine
e nel 1971, a soli 19 anni, con un peso in gara sui 99 kg per 1,73 m di statura, si aggiudica il titolo di Mister America AAU, stabilendo anche il record di atleta più giovane di sempre a vincere quel titolo. Arrivato rapidamente ai vertici delle classifiche AAU, in seguito, un po' su suggerimento di Arthur Jones e un po' perché indeciso su quale direzione dare alla sua carriera agonistica, Casey prenderà una pausa dalle competizioni, continuando a lavorare con seminari e relazioni pubbliche per la compagnia di attrezzature da palestra Nautilus, dello stesso Arthur Jones. Il suo nome torna alla ribalta della scena del bodybuilding nel 1973, quando è protagonista del famoso Esperimento Colorado, sponsorizzato dallo stesso Arthur Jones. Per promuovere le sue attrezzature sportive, le macchine Nautilus, e l'efficacia del suo allenamento ad alta intensità, Jones aveva bisogno di mostrare al grande pubblico che i suoi metodi erano davvero efficaci e consentivano di ottenere straordinari risultati di trasformazione fisica in tempi brevissimi. In questo contesto, quale migliore testimonial del fortissimo Casey Viator? Per evidenziare i risultati ottenibili in breve tempo con gli allenamenti ad alta intensità eseguiti alle macchine Nautilus, Jones, in collaborazione con il Dipartimento di Educazione Fisica dell'Università del Colorado, organizzò un test che prevedeva di misurare scientificamente i risultati di ricomposizione corporea ottenibili in un mese di allenamento senza il supporto di farmaci anabolizzanti. Per rendere la trasformazione più evidente e impressionante, Jones chiese preventivamente a Casey di smettere di allenarsi per alcuni mesi e dimagrire considerevolmente seguendo una dieta fortemente ipocalorica. Si racconta di un periodo di 6 settimane a 800 calorie giornaliere, così che all'inizio dell'esperimento, che si tenne a Fort Collins in Colorado, Casey pesava solo 76 kg, circa 23 kg in meno rispetto al peso di gara con cui aveva vinto il titolo di Mister America solo 2 anni prima. L'esperimento scientifico durò 28 giorni, durante i quali il lavoro di Viator fu di mangiare molto, circa 5.000 calorie al giorno, allenarsi 3 volte a settimana con una routine full body ad alta intensità e riposarsi. La routine di allenamento consisteva in 3 sessioni settimanali full body della durata di circa 30 minuti a seduta, per 12 esercizi eseguiti a giorni alterni. Casey venne pesato e la sua composizione corporea misurata accuratamente con la strumentazione più avanzata dell'epoca, sia all'inizio che alla fine del periodo di test, e i risultati di trasformazione corporea registrati furono formidabili. Viene riportato che Casey aumentò il suo peso di 20,5 kg, riducendo al contempo il grasso corporeo di 8,1 kg, ottenendo un aumento complessivo della massa muscolare di ben 28,6 kg in soli 28 giorni. Una trasformazione fisica davvero incredibile, che stupisce ancora oggi, l'esempio che Jones cercava per dimostrare l'efficacia dei suoi metodi. L'esperimento Colorado fece scalpore ai tempi, aprendo diverse discussioni e dibattiti che continuano ancora oggi. Comunque, sia ben chiaro, i risultati vanno contestualizzati. Durante i 28 giorni dell'esperimento, Casey non ha costruito 28 kg di nuovo muscolo, ha solo ricostruito la massa muscolare che aveva già avuto in passato e che aveva perso a causa di un prolungato periodo di inattività e dieta stretta mirata specificamente a perdere peso e massa muscolare, e rappresenta la dimostrazione della potenza della cosiddetta memoria muscolare, per la quale è molto più facile ricostruire il muscolo che si è già avuto, mentre è molto più difficile costruire nuovo tessuto muscolare. Come curiosità riporto anche che all'esperimento partecipò lo stesso Arthur Jones, seppure con risultati molto più modesti e meno reclamizzati. Dopo alcuni anni di pausa, Casey, sollecitato dalle richieste degli appassionati, nel 1978 tornò sul palco di gara. Tra i punti salienti della sua carriera agonistica, oltre al già citato Mister America AAU del 1971, ricordiamo il secondo posto ottenuto nella categoria medie taglie al Mister Universo NABBA del 1978, dietro a Dave Jones, che si aggiudicò anche il titolo assoluto. Poi, a seguito del passaggio nella IFBB, spiccano le 3 vittorie ottenute nel 1980 rispettivamente al Grand Prix della Louisiana, al Grand Prix della Pennsylvania e al Pittsburgh Pro Invitational, e infine il terzo posto ottenuto al Mister Olympia del 1982, alle spalle di Chris Dickerson e Frank Zane, risultato che lo deluse profondamente. In quell'occasione, sentendosi derubato, Casey decise di abbandonare lo sport agonistico, stanco delle manovre politiche delle federazioni,
preferendo concentrarsi sulla sua attività di personal training e di scrittore di articoli e libri del settore. Tornerà sul palco per l'ultima volta nel 1995, a 44 anni, in occasione del Mr. Olympia Masters, evento nel quale si piazzò 12°. In seguito Casey ha continuato con la sua attività di personal training e divulgazione dello sport del bodybuilding attraverso il suo sito web e le sue pubblicazioni. Purtroppo il 4 settembre 2013, proprio nel giorno del suo 62° compleanno, Casey è venuto a mancare, si dice per un infarto letale che lo avrebbe colto nel sonno. Nel corso della sua carriera Casey si è allenato sia ad alto volume e frequenza che ad alta intensità. All'inizio della sua carriera si allenava seguendo un approccio ad alto volume. Racconta di una routine consistente in 5-6 allenamenti a settimana dove eseguiva oltre 30 serie di lavoro per gruppo muscolare, in sedute che duravano fino a 3 ore. Un metodo discutibile, ma con il quale costruì la base fisica che gli permise, nel 1970, di vincere il titolo di Mister America Juniores e arrivare terzo al Mister America AAU. Lo stesso anno, dopo una conversazione con Arthur Jones, Casey decise di modificare radicalmente la sua metodologia di allenamento, riducendo significativamente il volume di lavoro e aumentando al contempo l'intensità degli esercizi. In preparazione per il Mister America AAU del 1971, che avrebbe vinto, riporta che si allenò 3 volte a settimana, con una routine full body nella quale eseguiva 2-3 serie da 20 ripetizioni di 3-4 esercizi per ogni gruppo muscolare, con sedute che duravano circa 2 ore. Famoso per la forza incredibile, Casey in palestra era una vera e propria macchina da guerra. Gli annali riportano che un suo tipico allenamento per il petto di allora comprendeva 2 serie da 20 ripetizioni di panca piana con bilanciere da 158 kg, 3 serie da 20 ripetizioni di panca inclinata con bilanciere da 102 kg, 3 serie da 20 ripetizioni di dip alle parallele con sovraccarico di 45 kg e infine 3 serie da 20 ripetizioni ai cavi incrociati con 18 kg. Numeri davvero impressionanti, un approccio che gli permise di vincere il titolo di Mister America nel 1971, più giovane atleta della storia ad ottenere quel risultato. Dopo l'esperimento Colorado, che lo vide rimettersi in forma rapidissimamente con allenamenti più minimalisti, intorno al 1980, con il passaggio alla IFBB e il trasferimento a Los Angeles in California, Casey ebbe modo di allenarsi insieme ai fratelli Mike e Ray Manzer e racconta di come insieme si allenassero alternando sedute ad alta intensità con sessioni a più alto volume. Sul piano alimentazione, soprattutto all'inizio della sua carriera, Casey seguiva una dieta ad alte proteine e grassi, moderando l'apporto dei carboidrati. Fra i suoi alimenti di riferimento ricordiamo uova, carne rossa e grandi quantità di latte e integrava il tutto con proteine in polvere per un totale di oltre 250 grammi di proteine al giorno. Riassumendo, Casey Viator è stato un grande personaggio del bodybuilding della Golden Era. Ragazzo prodigio, campione sul palco e portavoce insieme ai fratelli Manzer del movimento dell'allenamento ad alta intensità creato da Arthur Jones. La trasformazione fisica rapidissima e radicale che riuscì ad ottenere nel 1973 nel corso del famoso esperimento Colorado è entrata nella storia, facendo di questo studio il manifesto dell'Elite Training e scatenando accese discussioni che continuano ancora oggi. Dispiace per la sua prematura scomparsa avvenuta a soli 62 anni, a conferma del trend delle morti premature nel bodybuilding, una tendenza che dimostra come sfondarsi di pesi, cibo ed altro non sia certo una buona strada per la longevità. Noi gli auguriamo di avere vissuto appieno la vita che desiderava e lo ricordiamo per la straordinaria genetica, la forza incredibile, il grande campione che è stato e il contributo che ha dato all'evoluzione dello sport del bodybuilding. Ciao, alla prossima!